Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi è una lettura per vedere se nel prossimo periodo, nelle prossime settimane, cambierà qualche cosa in una relazione o in una situazione. Abbiamo tre scelte, sono tre porte, quindi vediamo che porta si apre per voi. La prima porta è questa, diciamo così, staccionata di legno verde. La seconda porta è questa porta, diciamo così, in stile gotico, grigia. Mentre l'ultima porta è questa serie, non so se si vede tanto bene, è questa di serie di archi bianchi. Bene. Potete mettere il video in pausa per scegliere e noi ci vediamo nella vostra lettura. Benvenuti a chi ha scelto la porta numero 1. Vediamo cosa dice. Una nota d'amore. Praticamente la carta dice di entrare, diciamo così, in quelle che sono le varie stagioni, le varie fasi sconosciute della vita, e ricorda che quando l'amore è la base, diciamo, è l'obiettivo, c'è comunque quello che è una benedizione nel corpo, nella mente e nell'anima. Wow, bella carta. Ok, andiamo a vedere per voi che cosa cambia nei prossimi giorni, se c'è qualche cambiamento e come cambieranno le cose, insomma. Mostrami per le persone che hanno scelto la porta verde se e cosa cambierà nelle prossime settimane. Cominciamo subito con... Ok, allora, un cavaliere di spade al contrario, la regina di denari al contrario e un 10 di spade al contrario. Poi abbiamo un 4 di coppe, un 10 di coppe. Vediamo un po' che altro. Diciamo che con questo cavaliere di spade al contrario potrebbe essere che qualcuno, mi verrebbe da dire, faccia dei passi indietro. Potrebbe essere che qualcuno ritorni. E con questa regina di denari sento che in questo momento c'è una sorta di, diciamo così, disorganizzazione non mi piace come parola, però c'è una sorta di impotenza, di incapacità, diciamo così, di gestire le cose da un punto di vista, se vogliamo, materiale. Abbiamo anche un 10 di spade. Il 10 di spade parla di quello che è una sofferenza, in questo caso essendo al contrario, sento che è una sofferenza che magari non riuscite tanto a buttarvi fuori, è una sofferenza che non riuscite tanto a lasciarvi alle spalle, a dimenticare, ad elaborare, scusate. Abbiamo poi nella seconda fila un 4 di coppe, un 10 di coppe e un 10 di denari al contrario. Avete 3 10 in totale, vorrei farvi notare. Il 4 di coppe mi dice che, come vi posso dire, dovete un attimino tenere presente degli aiuti, dei potenziali aiuti, delle possibilità anche probabilmente che ci sono all'esterno di cui voi non vi rendete conto. Diciamo che comunque sento che avete il sostegno da parte della famiglia, da parte di chi vi sta intorno, di chi vi vuole bene. Ecco, forse non c'è tanto, se vogliamo, un appoggio da un punto di vista economico, da un punto di vista, se vogliamo, pratico, e in effetti lo rivediamo anche un pochettino qui nella Regina di Denari. Però a livello emotivo, a livello, diciamo così, mentale, sento che siete sostenuti. Andiamo a vedere che altro. Ok,
abbiamo un fante di denari e un 9 di pentacoli. Quindi, perché ci siano questi cambi, diciamo così, in questa situazione o in questa relazione, sento che per certi versi i passi giusti da fare sono quello, del fante di pentacoli, quindi cercare di applicarsi di più a questa situazione o a questa relazione, cercare di andare a fondo, ehm di alcune circostanze, di alcune situazioni, di alcuni dubbi magari, e cercare anche di essere più indipendenti, magari senza aspettare sempre, la conferma di qualcun altro, un incoraggiamento o proprio comunque anche l'aiuto. È vero che le possibilità ce le avete, okay, quindi sento che comunque siete sostenuti, però magari appunto, manca nello specifico quello che è un sostegno da un punto di vista pratico, da un punto di vista monetario, e le carte qui con questo 9 di pentacoli vi invitano ad usare le vostre forze senza aspettarvi l'aiuto di pratico di qualcuno, ok? Mi parlano di rifiuto di un finanziamento. Ehm, Magari per qualcuno può aver senso. Mm? Ok, andiamo a vedere. Voglio cercare di spiegare qualche carta, quindi voglio andare a vedere un attimino il cavaliere di spade al contrario. Abbiamo un cavaliere di denari, sempre al contrario. È come se qui fosse mancata la determinazione, un movimento in avanti, fosse mancata la concretezza in in questo progetto, in questa relazione. Infatti abbiamo anche 2 sette. Sì, non c'è stata molta concretezza, io direi, nell'iniziare questa relazione o questa situazione, diciamo così, perché abbiamo comunque, come vi dicevo prima, i 2 sette. Il 7 di coppe fa riferimento a quelle che potrebbero essere le illusioni, mentre il 7 di spade fa riferimento a quelle che potrebbero essere le bugie, le false verità, le cose non dette. Quindi potrebbe essere qui che questo cavaliere di spade rappresenti qualcuno che in realtà non ha fatto dei reali passi avanti nei vostri confronti o nei confronti di questo progetto, o magari siete voi, è il vostro atteggiamento. Voglio andare a vedere il 10, grazie. Abbiamo l'imperatrice, abbiamo un 4 di spade e un 2 di spade. Sì, qui di nuovo sento che c'è qualcuno che non si sente, come vi avevo già accennato qui, non si sente nel proprio potere personale, sente di non avere ancora abbastanza forze, ci sono tanti dubbi e tante cose ancora da chiarire. C'è un qualche tipo di atteggiamento dal quale ci si deve staccare o probabilmente una sensazione, un'emozione, una situazione dalla quale è giusto guarire, è giusto, diciamo così, schiarirsi le idee, scavare un po' a fondo per riuscire a lasciarsi indietro la sofferenza di cui mi parla il 10 di spade, ok? Andiamo a vedere il 4 di coppe per piacere. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 2 di coppa al contrario. Ah, guardate. Io credo che vi aspettiate un aiuto da una persona, ma in realtà non è questa persona che potenzialmente vi può dare aiuto, nel senso che comunque vedo che siete sostenuti, però c'è una sorta di accordo, una sorta di contratto, una sorta di patto, di compromesso, diciamo così, ehm, che in realtà non arriva, probabilmente si parla di questo cavaliere di spade, non arriva per come voi ve lo aspettate, ecco, o dalla persona, insomma, da cui voi ve lo aspettereste. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo di nuovo un 10 di pentacoli al contrario, è uscito già anche qui. Abbiamo un imperatore, qui c'era l'imperatrice, e abbiamo il re di spade al contrario. Di nuovo, manca quello che è questo tipo di sostegno, questo tipo di aiuto, questo tipo di appoggio. È come se qui mancasse una parte concreta in quello che è lo sviluppo di questa situazione o di questa relazione. Abbiamo comunque un 10 di coppe, quindi mi parla un qualche tipo di compimento a livello affettivo, a livello morale c'è, però ecco, forse
bisogna lavorare un pochettino di più su quello che è il farcela da soli, perché vedo che l'aiuto esterno che voi vi aspettate o che magari vi era stato promesso qui, in realtà non arriva, ok? Però vi dico che questo è un ottimo, un'ottima scuola, un ottimo input per far sì che voi, perché comunque la stesa finisce con un bellissimo 9 di pentacoli che parla di abbondanza, parla di prosperità, parla di indipendenza, parla di godersi i frutti di quello che si ha. Quindi fondamentalmente alla fine, diciamo, di questo periodo, di queste settimane, sento che ci sarà quello che è una sorta di appagamento. Probabilmente attraverso questo fante di denari troverete la vostra guida interiore, attraverso quello che è lo studio, attraverso quello che è anche un po' l'osservazione e l'applicarvi in questo progetto, o in questa situazione o relazione, ok? Quindi alla fine diciamo così che la stesa finisce bene. Ci sono dei cambiamenti, vedo che c'è una sorta di appagamento comunque, ok? Bene, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho, vediamo se riesco a dirvi qualche cosa in più. Io intanto vi ricordo che per supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi se non l'avete ancora fatto, potete condividere o commentare. Bene, andiamo a vedere. Ok, abbiamo il compromesso, che in questo caso è un 6 di denari, però anche il 2 di coppe parla di quello, e esaurimento. Quindi, per certi versi, può essere che ci sia questo tipo di compromesso di cui parlavamo prima, ok? Che però non vi dà l'aiuto e i risultati che voi speravate. Ed è quello di cui siete coscienti, il fatto che comunque in qualche modo siete scesi a compromessi per riuscire ad ottenere quello che è la vostra soddisfazione, di cui mi parla il 9 di pentacoli. Questo è un 9 di bastoni e sento che c'è qualcuno qui che non, diciamo così, è un po' stanco, se vogliamo, di essere un po' preso in giro, se vogliamo, di vedere che questa persona o comunque che ci sono delle situazioni che non vanno avanti come vorreste. Tutta queste illusioni, diciamo così, rendono un po' l'energia bassina dentro di voi, state un po', diciamo così, esaurendo le forze. Mi verrebbe da dire esaurendo anche la pazienza. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte vostra, da parte delle fatine, per piacere, grazie. Ascolto, ok. Ascoltate l'altra persona, che ascoltare non vuol dire sentire e rispondere per vincere nella discussione. Ascoltare vuol dire aspettare che l'altra persona finisca e creare un dialogo che sia costruttivo per entrambe, ossia dove entrambe le parti possano imparare a fare di meglio, insomma. Diciamo è un modo per girare queste due carte, è un modo per cercare un giusto compromesso, se vogliamo, ok? Bene, cari amici della Porta 1, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nelle prossime stese. Ciao ciao. Benvenuti alle persone che hanno scelto la porta di pietra, la porta numero 2. Andiamo a vedere cosa vi dice. Wow. Allora, questa carta praticamente dice che ehm, anche... allora, innanzitutto parla di una canzone, no? E dice che vi deve ricordare che anche nei casi più disperati una persona può trovare la pace ehm, nei posti più diversi, nei posti più strani, più particolari, ok? Quindi è un po' come se dicesse che non importa dove siate, la pace la potete trovare se voi volete, insomma, ok? Ok, in qualsiasi, diciamo così, stadio di disperazione siate. Wow. Ok, cari amici della seconda scelta, andiamo a vedere subito che cosa cambierà, se e cosa cambierà per voi nelle prossime settimane.
Abbiamo un fante di bastoni. Fante di bastoni parla di una persona che ha un certo entusiasmo, di una persona giovanile, allegra, di una persona anche un po' giocherellona, se vogliamo. Abbiamo un fante di coppe, al contrario, e qui con il fante di coppe sento che potrebbe essere che qualcuno... allora, essendo un fante potrebbe fare riferimento ai figli, entrambe le carte potrebbero fare riferimento ai figli, ok? Oppure potrebbe fare riferimento al fatto, a un atteggiamento, diciamo così, di tipo un pochettino immaturo, se vogliamo. Ma sento che c'è qualcuno che o non ha fatto delle scuse o deve fare delle scuse o, mi parlano di rompere delle promesse. Quindi magari sono state fatte delle promesse e che poi in realtà non sono state mantenute, ok? Abbiamo poi anche la carta del karma e qui sento che per qualcuno è il momento di, diciamo così, risvegliarsi, è il momento di prendere coscienza, di prendere consapevolezza di quello che sono determinate dinamiche all'interno di questa situazione o di questa relazione. Abbiamo poi un 8 di coppe e in questo senso l'8 di coppe dice che probabilmente sarebbe il caso di prendere distanza da questa situazione o da questa relazione, ma è come se aveste qualche tipo di difficoltà a metabolizzare il fatto che sarebbe sano per voi allontanarvi. Credo che vi manchi il coraggio, credo che comunque abbiate la volontà di andare avanti in questa situazione, in questa relazione, o semplicemente nella vostra vita, nel caso ve ne vogliate andare, vogliate allontanarvi. Sento che con il 3 di bastoni si parla di un qualche cosa che si vorrebbe iniziare, può essere un progetto o un viaggio, quindi nella stessa linea abbiamo due carte che parlano di viaggio. E poi ho anche la forza. La forza qui fa riferimento proprio al trovare il coraggio, a trovare, a mettere anche un po' quello che è la forza di volontà per riuscire ad affrontare questa situazione o questa relazione. Andiamo a vedere che altro vi dicono le carte. È caduta una carta, adesso la recupero, è Regina di Spade. Allora, la carta che è caduta è un 4 di pentacoli. Sì, perché probabilmente qualcuno si sta attaccando a un qualche tipo di realtà, ad un qualche tipo di, mi verrebbe da dire, proprio promessa, che è un po' quello che sento qui che non è stato fatto. Mm. Ehm, guardate, avendo il fante di bastoni, potrebbe esserci una persona, o comunque potrebbe esserci un'energia, adesso lo andiamo a vedere. Tendenzialmente, diciamo, fanfarona, nel senso che è una di quelle persone che piena d'entusiasmo, che dice sì, sì, domani lo faccio, sì, sì, lo facciamo, non ti preoccupare, ci penso io, e poi si dimentica. Potrebbe anche essere una cosa di questo genere. Andiamo a vedere il fante di spade, di bastoni, scusate. Allora, guardate, è uscito un altro 3 di bastoni, ce l'avevate già qui, è uscito due volte. Abbiamo un cavaliere di spade e un 3 di bastoni. Sì, può far riferimento a qualcuno che è partito, diciamo così, determinato per un qualche tipo di situazione, di progetto, di viaggio, di guerra, in questo caso perché è un cavaliere di spade. Ok, andiamo a vedere il... Ok, allora, il fante di coppe al contrario è spiegato da un eremita e dalla regina di coppe. Qualcuno è stato, diciamo così, lasciato solo nell'affrontare la propria emotività, mi verrebbe da dire nell'affrontare il proprio abisso interiore. Andiamo a vedere la carta del karma, che poi è la carta del giudizio. Abbiamo un 10 di coppe e un 5 di pentacoli. Sì, io credo che qui ci sia stata una delusione da parte di qualcuno molto stretto a voi. Eh,
probabilmente qualcuno che fa parte della famiglia, che potrebbe essere una famiglia in senso proprio parentale, piuttosto che una famiglia di lavoro, un gruppo di lavoro. Andiamo a vedere. Ok, allora, il 10 di bastoni per spiegare l'8 di coppe, di nuovo una carta di allontanamento. Io sento che voi dovete lasciarvi indietro qualcosa, ma non riuscite fondamentalmente. E si parla proprio di spostarsi da una relazione, da una situazione, perché anche il 10 di bastoni comunque parla di quello che è il lasciare indietro, delle aspettative che non sono vostre, dei pesi, avete bisogno di guarire, di nuovo il fante di bastoni. Sento che per qualcuno si tratta proprio di lasciare indietro questo fante di bastoni, questa persona, diciamo così, immatura, o questa situazione, se a voi risuona così. Perché comunque c'è bisogno di guarire da questo atteggiamento un po' egoista, da questa persona un po' egoista. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, per piacere, grazie. Il sole, il 9 di bastoni, il 2 di coppe e il re di coppe. Guardate, qui c'è la regina di coppe e qui c'è il re di coppe, quindi se per voi vibrasse come una relazione potrebbe essere una coppia predestinata perché sono dello stesso seme. Io sento che questo progetto per qualcuno fa riferimento a dei figli, ok? E ho di nuovo il riferimento al fatto che qualcuno sia stato abbandonato come mamma. Si vuole, io sento che si vuole diciamo così, una relazione, una famiglia stabile, si vorrebbe una famiglia piena d'amore, si vorrebbe smettere, sento, di difendersi. Comunque voi avete ben ben le barriere erette, nel senso che siete guardinghi, state cercando di capire come muovervi. Però, ripeto, avete un 4 di pentacoli, quindi sento che per qualcuno comunque c'è una sorta di attaccamento a quello che è una situazione, a quello che è la relazione. Spiegatemi il 4 di pentacoli. Abbiamo un re di denari e un 7 di spade. E sento che è un attaccamento molto probabilmente a qualche tipo di cosa materiale, a qualche tipo di certezza, di sicurezza a livello materiale, ok? Ma avendo anche il 7 di spade, è un falso attaccamento, cioè nel senso è come se fosse un'illusione. O probabilmente qualcuno vi ha detto qualche cosa solo per tenervi lì attaccata o attaccato. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo una temperanza e un 2 di spade. Io sento che per, diciamo così, uscire, se vogliamo, da questa situazione, dovete comunque cercare logicamente, a livello logico, un equilibrio tra tutti quelli che sono i vostri dubbi e i vostri pensieri. Sicuramente ci sarà quello che è un cambiamento, ci sarà quello che è una, guardate, una presa di consapevolezza, è come se attraverso tutta questa fase della regina di spade, attraverso il ragionamento, attraverso anche questa sorta di allontanamento che fate fatica a fare ma che è necessario fare, voi avrete quello che è una guarigione, avrete quello che è un imparare a lasciarvi indietro magari anche quelle che sono le credenze limitanti che avete, piuttosto che le aspettative degli altri, piuttosto che le responsabilità degli altri, ok? Io sento che vi renderete, ci sarà una nuova presa di consapevolezza per voi, quindi magari, diciamo così, non cambieranno da un punto di vista pratico le cose, però sì cambieranno da un punto di vista mentale della vostra predisposizione emotiva, sento. Ok, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho. Vediamo che cos'altro hanno da consigliarvi. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, iscrivervi, condividere o commentare. Ok, sono già due, sì. Allora abbiamo confronto e la voce interiore, bellissime carte. Allora, il confronto. Io sento che molti di voi stanno facendo dei confronti che fondamentalmente non hanno
non hanno motivo di esistere, perché siamo tutte anime diverse, nessun'anima è uguale e il tipo di confronto che state facendo sono tra un albero e un bambù, che sono, è vero, sempre due tipi di materiali organici, ma sono completamente diversi tra di loro, hanno punti di forza e punti di debolezza completamente diversi e quindi questo confronto che voi state facendo non ha senso fondamentalmente. Non, non si può fare praticamente, è come se steste pensando ipotesi alla relazione che avete avuto prima, alla relazione che state avendo adesso, a come vi siete comportati o a quello che è successo nel precedente luogo di lavoro o al luogo di lavoro che avete adesso. Sono comunque realtà o situazioni che di per sé non possono essere confrontate, quindi creano solo quello che è confusione mentale e non servono fondamentalmente. Quello di cui non siete consapevoli è la vostra voce interiore, ovvero è come se non steste ascoltando il vostro intuito. Dovete dare più voce, ok, a quello che sentite interiormente. La carta della sacerdotessa parla anche di quello che è l'attività onirica, i sogni, quindi magari c'è qualche tipo di illuminazione, come vi dice anche qui la carta del karma, che vi arriva attraverso i sogni per riuscire, diciamo così, a muovervi un po' più velocemente in questa situazione o in questa relazione. Ok, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine, per piacere, grazie, in chiusura per darvi un consiglio. Ok, abbiamo responsabilità, ok? Quindi per certi versi anche la responsabilità della confusione mentale che avete, rendetevi conto che ve la state creando voi. E comunque responsabilità, io lo sento esteso anche proprio a quello che è il come e cosa pensate, perché il pensiero crea, quindi se voi continuate a pensare non arriva mai niente di buono, va sempre tutto male, continuate ad emanare quell'energia lì, quindi quello arriva. E poi abbiamo gratitudine, bellissima questa carta, mi piace un sacco. Quindi cercate di essere grati per quello che avete avuto fino ad adesso, per i successi che avete ottenuto, per tutte le belle cose che vi sono state date, insomma. Cari amici della seconda porta, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Benvenuti anche a chi ha scelto la porta 3 bianca, che non si vede tantissimo. Andiamo a vedere. Ok, allora questa carta dice la sabbia attraverso la clessidra. Il tuo tempo si potrebbe anche fermare. Un momento rimane per sempre quando viene benedetto dal cuore. Quindi è come se dicesse un momento vi può rimanere nel cuore per sempre. Ok? Bellissima carta, devo dire. Ok, allora andiamo a vedere anche per voi se in queste prossime settimane se e che cosa cambia. Se cambia qualcosa e cosa. Beh, avete capito, insomma. Andiamo a vedere. Ok, allora abbiamo un 2 di spade, un 5 di spade al contrario e un 4 di coppe al contrario. Allora, qualcuno qui parte da un dubbio, si parte da quello che sono come vi posso dire, delle incertezze, degli esami interiori, delle analisi. C'è qualcuno che probabilmente ha fatto o deve fare, si trova davanti a quello che è una scelta da dover fare, ok? Sento che comunque siete a buon punto di valutazione, diciamo così. Il 5 di spade al contrario normalmente parla di quello che è una sorta di confusione mentale, mentre essendo al contrario è un po' come se dicesse che questa confusione mentale si sta dissipando, quindi quello che qui erano dei dubbi, qui già cominciano a diciamo cominciate a darvi delle risposte, ok? Io credo che qui ci sia per qualcuno con questo 4 di coppe
Ehm, il per qualcuno potrebbe essere la paura di un rifiuto, okay, la paura, diciamo così, di non aver fatto la scelta giusta, se vi risuona in questo modo. Magari può essere proprio per aver iniziato o no questa relazione o questa situazione, okay, perché qui sento che una scelta è stata fatta. Abbiamo poi anche la torre. Sento che, diciamo così, probabilmente la cosa difficile è proprio fare questa scelta, è proprio, dire: okay, più che la valutazione in sé, una volta che si è fatta la valutazione dire: "Okay, questa è la cosa giusta per me", perché tutto questo laborio, diciamo, fa sì che ci sia stato o ci debba essere quello che è un crollo dell'ego da parte vostra con questa torre. La regina di coppe al contrario, mi fa capire che c'è qualcuno qui, perché abbiamo anche comunque un 3 di spade, che è una scelta che comunque non è stata semplice o non è semplice, okay, c'è una sorta di dolore, una sorta di sofferenza che avete e che probabilmente è portata da questa scelta. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Abbiamo la luna che è caduta, adesso la recupero. Ancora una carta per piacere. Grazie, ne sono uscite 3. Allora abbiamo la luna, la temperanza, il fante di coppe e la forza. Mhmm, allora, la luna può parlare di tante cose. La prima cosa che mi è venuta, alla mente è la paura, quindi c'è un qualche tipo di paura, probabilmente del passato, che state attraversando per questa torre e questo 3 di spade, okay? Ehm, Potrebbe anche fare riferimento a quello che sono le proiezioni, perché comunque le proiezioni sono fatte proprio dall'ego, da quello che è, quindi per qualcuno magari risuona più come proiezioni. Scusate. La stesa finisce con la temperanza, che è una carta di guarigione, una carta molto positiva, con il fante di coppe e con la carta della forza. Per qualcuno qui si tratta di ricevere o fare proprio delle scuse. È come se mancasse un po' il coraggio. Andiamo a vedere nello specifico questo 2 di spade, per piacere, grazie. Allora abbiamo un re di pentacoli al contrario e un 5 di pentacoli. È come se ci fosse una scelta tra la sicurezza e la delusione che comunque c'è stata, okay? Il re di pentacoli fa riferimento a una persona probabilmente o a un qualche tipo di situazione di disinformazione, mi verrebbe da dire, e di conseguenza poi la delusione. Sì, per qualcuno potrebbe proprio essere il fatto di non essersi informato abbastanza su qualche cosa, magari sulla situazione o su una persona, ipotesi, no? Andiamo a vedere il 5 di spade per piacere. Abbiamo un 6 di bastoni e un cavaliere di pentacoli al contrario. Ehm, è come se qualcuno qui avesse capito il perché del poco movimento di questo cavaliere di denari, che ricordo sempre è un cavaliere che ha un'energia lenta, ma essendo al contrario praticamente quasi non fa passi avanti questa persona, no? È un po' come se avesse capito il perché non ci sono movimenti. Andiamo a vedere il 4 di coppe al contrario. Abbiamo un 3 di bastoni, un 7 di coppe e la carta degli amanti. Sì, qui io sento che bisogna un attimino orientarsi eh, su quello che sono i vostri obiettivi. Di nuovo, la carta degli amanti qui mi parla di scelta, ok? E il 7 di coppe mi parla di tutte quelle che sono le diverse possibilità. È come se qui qualcuno allontanandosi potesse avere diverse possibilità tra cui scegliere. Allontanandosi o scegliendo, meglio detto, perché non ci sono carte di allontanamento. Andiamo a vedere la torre per piacere.
sacco di carte. Abbiamo il Papa, abbiamo il mondo, abbiamo il 10 di spade, l'appeso, il fante di spade e il 10 di bastoni. 2 10 e il mondo, quindi si parla di un qualche tipo di ciclo che deve chiudersi, un qualche tipo di ciclo che si deve lasciare indietro, ci deve essere un cambiamento, proprio a livello, direi, mm, c'è il Papa, quindi potrebbe essere a livello proprio spirituale o a livello di contratto, compromesso o accordo, nel caso vibrasse magari come una stesa di lavoro o di denaro per voi, ok? C'è comunque quello che è un cambiamento. ehm, Come vi posso dire? È come se foste, perché abbiamo comunque un fante di spade, per cui sento che questo lavoro viene fatto ma un po' così a pizzichi e bocconi. Il fante di spade fa riferimento normalmente a un'energia un po' distratta, ok? Quindi sento che sì, per certi versi state facendo un lavoro su voi stessi, state cercando di elaborare tutta quella sofferenza e di lasciarvela indietro, però ehm, i casi sono due: o non siete costanti con questo fante di spade, oppure avete bisogno di controllare più nel dettaglio determinate cose, di lavorare un pochettino più a fondo su certe cose. È come se ci fossero magari delle possibilità o delle cose che non state valutando magari bene. Andiamo a vedere la regina di coppa al contrario. Abbiamo un 9 di coppe. Sì, sento che qualcuno qui in realtà non è appagato da questo tipo di situazione o da questo tipo di relazione, eh, o meglio, è appagato, è attaccato a quello che è un appagamento, che però in realtà non è l'appagamento emotivo, cioè è come se mentalmente vi diceste: io in questa situazione sto bene, ho tutto quello che voglio, non so perché, cioè non voglio rinunciare, non voglio perdere tutto quello che ho creato, tutto quello che ho costruito, però non date retta a quello che sono i vostri sentimenti, che in questo momento sono comunque feriti. Andiamo a vedere, o meglio, il comportarvi così, è come se non vogliate, diciamo così, prendere consapevolezza che avete questo 3 di spade e di conseguenza tutto questo lavoro è faticoso il doppio da fare. Allora, il 3 di spade è spiegato dal cavaliere di spade, dalla regina di pentacoli, dal 6 di coppe, dall'8 di bastoni, aspettate che sennò qua non si vedono più, e dal 5 di coppe. Di nuovo, qui potrebbe esserci per qualcuno un riferimento a dei figli, ok? Quindi magari è una situazione inerente dei figli, inerente al passato anche per qualcuno, perché abbiamo 6 di coppe e la luna qui. Guardate, per qualcuno può essere riferito al figlio, ma per qualcun altro può essere riferito alla mamma, perché ho tutte e due le figure. Quindi credo che ci sia un qualche tipo di atteggiamento in questo senso, o tra madre e figlia, o figlio appunto, o magari a livello di coppia nei confronti dei figli, diciamo così, dove una delle due parti tende un pochettino ad essere egoista, a non crea quello che è una sofferenza, ok? Andiamo a vedere la luna. Due carte per... Grazie. Wow. Fante di bastoni e asso di bastoni. E io sento che questa luna fa riferimento a un qualche tipo di incontro, qualche tipo di azione, qualche tipo di emozione, mi verrebbe anche da dire, di impulso riferito al passato. Potrebbe essere anche questo, eh? Io sento che qui qualcuno è stato deluso da una persona, però nonostante questo continua a rimanere, diciamo così, attaccato a quelle che sono state un po' le cose, eh,
le cose ottenute, non le cose dette, perché qui vedo proprio che c'è come un attaccamento al risultato raggiunto. Andiamo a vedere la temperanza, il fante di coppe e la forza. Ok. Abbiamo un 6 di pentacoli al contrario, abbiamo un 2 di spade, un re di spade al contrario, il carro e un asso di denari. Allora, è interessante perché la temperanza mi parla di equilibrio, mentre il 2 di 6 di pentacoli al contrario mi parla di disequilibrio. Io credo che qui si tratti di prendere una scelta, di prendere coraggio nel fare una scelta, nel fare una proposta, nel fare una promessa ehm, su una nuova direzione, su una nuova strada, un nuovo percorso di vita. Guardate, la stesa comunque finisce con un asso di denari, quindi io credo che una nuova via, un nuovo, diciamo, modo per affrontare questa situazione o questa relazione lo troviate. È chiaro, avete un 2 di spade qui e un 2 di spade qui, ci sono dei dubbi da affrontare, dovete controllare delle cose, dovete andare a fondo e cercare quello che è un equilibrio non tanto emotivo, cioè sì, anche emotivo perché qui lo sento, ma sento che molto è collegato per voi a quello che è il denaro in questa situazione o in questa relazione. È come se si dovesse cercare un nuovo tipo di equilibrio, diciamo così, per riuscire comunque a muoversi. Avete il carro comunque alla fine, c'è un movimento verso un nuovo inizio. Bene. Allora, andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi i tarocchi di Osho, conscio e inconscio. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere, commentare o mettere un like al video. Allora, abbiamo la carta del silenzio, che è la carta della stella, quindi mi parla di speranza, mi parla di... Ok, mi parla di speranza, mi parla di sogni, mi parla di desideri. Abbiamo la carta dell'innocenza che è la carta del sole e abbiamo rallentare che è un cavaliere di denari che avevate già qui. Quindi per certi versi quello che le carte vi vogliono dire è che dovete puntare l'obiettivo, dovete trovare quello che è il vostro obiettivo e non farvi, diciamo così, spostare dagli eventi, diciamo così, quotidiani, se vogliamo. Focalizzate quelle che sono le possibilità, ok? E fate la vostra scelta. Una scelta che deve essere fatta con il cuore, perché abbiamo qui la carta degli amanti, non è una scelta, diciamo, di tipo razionale. La carta della stella, il silenzio qui, parla anche del fatto del guardarsi dentro. Se ci fate caso, la figura ha gli occhi chiusi, ok? Quindi è un po' come se stesse riversando dentro di sé l'energia proprio per trovare quelle risposte di cui si ha bisogno. L'innocenza è la carta del sole e in questo mazzo nello specifico fa riferimento al fatto di cercare quello che è un nuovo entusiasmo per la vita, diciamo così, cercare di guardare il mondo con l'ingenuità con gli occhi innocenti, se vogliamo, no? Però è raffigurata con un signore che ha la barba, quindi vi ricorda di fare tesoro di tutti quelli che sono stati gli insegnamenti appresi fino adesso, nel senso che comunque avete abbastanza esperienza da essere saggi per capire da che parte andare e come fare al meglio le vostre scelte. Ok? Avete bisogno però di rallentare, avete bisogno di rallentare appunto il passo, di andare più con calma, di ascoltarvi di più, vi verrebbe da dire, ok? Bene, andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine per chiudere la lettura. Per gli amici della terza scelta, disponibilità. Abbiamo disponibilità e la fatina qui è a braccia aperte, quindi sentitevi, diciamo, vivete, esprimete quello che è una capacità di ricezione, ok? A braccia aperte. Poi abbiamo consapevolezza e qui sento che la consapevolezza fa riferimento a quello che c'è dentro il cuore, la fatina ha il cuore tra le mani, ok? È un po' come se dicesse cercate di avere consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni che provate. Vi ricordo che qua avevate la regina di coppe al contrario, che parla proprio di quello che è una sorta di disconnessione con il proprio lato emotivo. Realtà
E qui abbiamo la luna, e la luna qui parla anche di quelle che sono le proiezioni, e se vedete qui la fatina si sta specchiando nell'acqua e l'acqua riflette, è come uno specchio appunto, quindi fate attenzione a quello che per voi, a quella che è la realtà e quelle che sono le vostre proiezioni. E riconciliazione, io in effetti qui vedevo c'era anche un fante di coppe, quindi per qualcuno si potrebbe parlare di qualche, diciamo, tipo di riconciliazione. Sento che, ripeto, come vi accennavo prima, per qualcuno si tratta di genitori e figli. Per qualcun altro invece può essere una riconciliazione magari, con un collega di lavoro, con un partner o con un'amicizia. Bene cari amici dell'Ultima Stesa, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.